Eccomi qui, ciao e ben ritrovati sul mio canale. Sono qui per realizzare insieme con voi il mio nuovo progetto chiamato Yasmine. Spero che piacerà, comunque possono realizzare anche i principianti perché è molto semplice nei passaggi. Ora dimostrerò i materiali che occorrono e subito cominciamo con il tutorial. Bene, per realizzare queste orecchine occorrerà rivoli da 12 mm. Quindi serve la 3 dimensione della nostra Miyuki Roka, quindi 0,15 mm dalla 11,0 e dalla 8,0. Poi Super Duo, perle da 4 mm, Obet. Allora, poi naturalmente servirà le accessori, quindi un anello e la base dell'orecchino. Scusate. E niente, io filo utilizzando ferline da 0,12 e l'ago utilizzando una numero 10. Ora inizieremo con il tutorial. Bene, iniziamo con il tutorial. Quindi i primi passaggi che dobbiamo fare, come vedete, infilato sul mio filo 24 rocal Miyuki dalla 11,0. Quindi ora cosa facciamo? Ripassiamo dietro in tutte le nostre perline. E quindi tiriamo il filo. Una volta che avete ripassato potete andare e chiudendo facendo 3 nodi. Chiuso la lavorazione, quindi sto andando a portare avanti in 3 rocca. Ok, tiro bene un po' e quindi a questo punto potete tagliare il filo finale. Ok, tagliato il filo, ora inserito sul mio ago 2,11,0, 1,80, 2,11,0. Andiamo avanti a inserire saltando 3 rocca e va a inserirsi nella successiva. Quindi tiro il filo. Quindi inseriamo di nuovo le nostre perline. Quindi inseriamo di nuovo le perline successive, quindi 2 rocal 180, 2 rocal 11,0 e come prima saltiamo 3 rocal e andremo a inserirsi nella successiva. E questo passaggio dovete fare in questo modo tutto il giro, poi ripassate nella lavorazione. Bene, ripassate nella lavorazione, come vedete sto uscendo dalla 8,0 della nostra rocal. Ora inseriamo su ago 2 rocal 11,0, un superduo, 2 rocal 11,0 e quindi andremo a inserire nella 8,0 successiva. Allora inserimo di nuovo le perline. Beh, inseriamo di nuovo le perline successive, quindi 2 rocal 11,0, un superduo, 2 rocal 11,0 e come prima vado a inserirmi nella 8,0 e questa va avanti finché non abbiamo completata inserire tutto il giro le nostre perline. Quindi inserisco un'altra volta, quindi faccio vedere che inseriamo 2 rocal 11, un superduo, 2 rocal 11 e vado a inserirmi nell'8,0.
Ora completate inserire le pelline, poi ripassate anche qui ripassate nel passaggio. Ok, completato, inserire le pelline, ripassato nella lavorazione. Come vedete sto uscendo in basso foro della Superduo. Ora saliamo, inserisci in alto foro della Superduo. Bene, ora dovete andare a prendere le vostre pelle da 4 mm, quindi andremo a inserire sempre in alto foro della nostra Superduo. Quindi pelliamo le pelle e vai. Quindi prendo la pelle da 4 mm e vado a inserirmi in altro foro nella Superduo. Quindi inseriamo la nostra pelle e vado a inserirmi in un altro foro della Superduo. Dove il foro? Ecco qua. Bene, andate a completare e inserire anche il resto delle vostre pelle. Bene, inserite le mie pelline. Non ho tirato perché ora andremo a prendere il nostro rivoli da 12 mm, quindi andiamo a inserire dentro la lavorazione e quindi ora iniziamo a tirare il filo. Una volta che tirato il filo potete ripassare nella lavorazione per rafforzare. Ok, abbiamo incassonato il nostro rivoli, quindi ancora trovo a uscire dal basso foro. Questo punto andate e portate su, uscire di nuovamente dall'alto foro della vostra Superduo. Andiamo avanti, inserirsi nella 2.11.0 perché dobbiamo uscire nella Rocal 80. Ok, quindi uscendo nella 8 Rocal 11, della 80 andiamo a inserire la seguente pelline. Ora inseriamo su ago, anche sbagliato, scusate, perché manca un Superduo. 2 Rocal 11.0, 2 Superduo e 2 Rocal 11.0 andremo a inserire nella 80 successiva. Quindi riprendiamo le nostre pelline, quindi continuiamo a inserire 2 Rocal 11.0, 2 Superduo, 2 Rocal 11.0 su ago e come prima andremo a inserire nella Rocal 80 successiva. E questa lavorazione, come vedete, va avanti finché non avete completato inserire le vostre pelline in tutto il giro, quindi consiglio anche qui di ripassare nella lavorazione. Bene, anche questo passaggio abbiamo completato e come vedete uscendo sempre in basso foro nella Superduo. Ora andremo a inserire seguente pelline, una Obit, i 15.0, scusate che ce lo ecco. Obit 15.0, pelle 15.0 e un Obit. E sempre andremo a lavorare inserendo in basso foro nella nostra Superduo e quindi attraversiamo in tutti e due della Superduo. Quindi andremo a inserire di nuovo le pelline, quindi inseriamo di nuovo la Obit 15.0, pelle da 4, 15.0, Obit e come prima andremo a inserire in basso foro del nostro Superduo. Tiro il filo e come vedete questa lavorazione va avanti
finché non avete completato inserire le vostre pelline in tutto giro. Ok, inserendo le ultime pelline, come vedete uscendo solo in basso foro, solo in un superduo. Ora, uscendo in basso foro della superduo, andate e iniziate a risalire in alto foro della vostra superduo, quindi iniziamo anche a ripassare nella lavorazione e usciamo nell'altro, sempre in alto foro della nostra superduo successiva. Ora giro al lavoro. Uscendo in alto foro della superduo andremo a inserire un 8-0, ma solo una volta, per le in cui va inserito l'anellino, l'anello, e andremo invece a ripassare nelle pelline successive finché non siamo usciti nuovamente dalla superduo. E quindi ora in qui vado a inserirmi in un rocal 11-0 e quindi comincio a ripassare nelle pelline successive per uscire nella superduo in alto foro. Quindi prendo un 11-0, inserisco nella superduo e vado a attraversare nelle pelline successive e vabbè. Quindi inserisco ancora qui e esco nell'alto foro della nostra superduo. Ok, e quindi inserisco un 11-0. Ecco, questa va avanti finché non avete inserito le vostre 11-0 nelle mancante superduo dove non ancora avete inserito, quindi continuate a inserire le 11-0, quindi ripassando nella lavorazione. Ok, inserita adesso tutte le mie 11-0 tra superduo, quindi non rimane altro che voi ripassate ora la lavorazione, questo ultimo giro che avete fatto, quindi ripassate, una volta che avete ripassato il vostro orecchino è terminato, quindi chiudete il lavoro e tagliate il filo. Ok, ho chiuso la mia lavorazione e come vedete ho inserito il mio anello nella 8-0, inserito la base, quindi il nostro orecchino è terminato. Spero che ti sia piaciuto il tutorial, realizzate in tanti e tornerete a trovarmi qui su YouTube. Vi auguro una buona giornata a tutti e state bene. Eccolo qua. Un bacio a tutti, ciao ciao!